Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Caffè. Oggi andiamo un po' fuori dal metal estremo, parliamo degli Avenged Sevenfold, quindi di metal un po' più classico. Spero mi perdonerete questa divagazione, ma è semplicemente perché gli Avenged Sevenfold sono tra quelle band a cui sono più affezionata e ovviamente nel corso di questo video capirete presto i motivi. Oggi quindi parliamo del nuovo album degli Avenged Sevenfold, ovvero Life is But a Dream. Il mio rapporto con questa band è stato esattamente così come la loro evoluzione musicale, quindi veramente molto travagliato. Ovvero, io ho iniziato ad ascoltarli quando avevo circa 14-15 anni, con Sound in the Seventh Trumpet, quindi proprio il loro primo disco. Mi era piaciuto, ma non mi sono strappati i capelli per quel disco. Quello che invece mi fece innamorare della band fu il loro secondo disco, Walk in the Fallen, che appunto io parlo del periodo in cui Avenged Sevenfold facevano metalcore, quindi prima della loro deriva, insomma, più heavy metal classico. E Walk in the Fallen fu uno di quei dischi che mi fece veramente innamorare e fu tra i primi album metal in generale che io avessi mai ascoltato. Quindi sono molto affezionata, tanto che ve lo faccio anche vedere. Io presi la versione, insomma, deluxe, poi ora spero di starla inquadrando e comunque poi tanto vi farò sicuramente delle riprese mentre parlo, vi sto facendo vedere delle riprese del disco. E io appunto comprai questo Walk in the Fallen, non la versione, insomma la prima versione, ma la versione deluxe, quindi la versione del 10° anniversario del disco. Tra l'altro comprai anche questa bellissima maglietta insieme al disco, giusto per non farmi mancare niente. Ascoltando poi i successivi lavori, che ovviamente ho ascoltato insomma in post, perché avendo 25 anni e avendo solo questo disco, 20 anni, capite bene che non potevo, insomma, a 4-5 anni stavo ad ascoltarmi metal, e quindi logicamente io ho ascoltato in post tutti gli album di Avenged Sevenfold, e la deriva che poi hanno avuto con City of Evil a me è piaciuta veramente tanto, nonostante appunto non fosse più metalcore ma fosse più heavy metal, hard rock oriented. Mi è piaciuto veramente tanto. City of Evil è stato veramente un capolavoro secondo me, insieme al loro omonimo disco e a Nightmare, che sebbene sia stato bistrattato, in realtà ho visto da alcune recensioni, e secondo me tuttora il loro punto più alto. E qui inizia un po' la fase di decaduta degli Avenged Sevenfold, almeno a mio parere ovviamente, che inizia con Hail to the King. Cos'è Hail to the King? È un album che in realtà non è un brutto disco, perché poi anche riascoltandolo ultimamente non è un brutto disco, semplicemente è un disco molto banale, tanto da essere definito un album di cover da alcuni. Io non lo definirei un album di cover, semplicemente che sono dei riff talmente scontati che appunto può sembrare un album di cover. Ci sono dei brani che secondo me si salvavano in quel disco, come ad esempio Crimson Day, che onestamente a me è piaciuto veramente tanto, e anche This Means War, nonostante fosse appunto praticamente una cover di Walk dei Pantera, però a me è piaciuto parecchio come brano. Anche la title track stessa non sono dei brani brutti, ma sono dei brani banali, che forse è anche peggio. Però diciamo che Hail to the King può essere considerato anche un album di passaggio. Teniamo conto che era morto da poco The Rev, comunque c'era questo batterista con cui si doveva creare un po' un'affinità, no, di gruppo, quindi io ho potuto anche perdonarli per quel mezzo passo falso. E poi è arrivato The Stage. A The Stage, secondo me, lo dissi anche nella puntata dei news dedicata agli Avenged Sevenfold, The Stage secondo me è stato un passo in avanti rispetto al To The King, molto più incalzante, molto più coinvolgente, soprattutto c'erano delle idee molto più originali, quindi davvero un disco migliore rispetto al To The King, ma aveva un unico grande problema che ho riscontrato anche adesso, prima, perché sapete, ve l'ho già detto, io solitamente riascolto il precedente disco prima del nuovo, e l'ho riscontrato lo stesso problema che ho riscontrato praticamente 6-7 anni fa, credo, non ricordo bene quando è uscito The Stage. Comunque l'ho riscontrato esattamente al secondo ascolto. Ovvero è noioso, è un disco che la prima parte scorre via tranquillamente, ma arriva a un certo punto in cui veramente io ho fatto fatica, così come allora, ad arrivare alla fine. È veramente un album noioso dalla seconda metà del disco. E ovviamente adesso sicuramente non sarà per tutti così,
Sicuramente voi magari direte che è l'album più coinvolgente e entusiasmante del mondo, e ci sta, nel senso ognuno ha i suoi gusti, però per me è stato veramente noioso, è stato veramente un disco che mi ha deluso per quel motivo. Io non mi era mai capitato neanche con il To The King di annoiarmi in un disco degli Avenged Sevenfold, e quindi il fatto che mi sia successo vuol dire che c'era qualcosa che non andava. L'ultimo brano che si chiama Exist, insomma, di The Stage, poi sono 15 minuti di musica in cui vi assicuro che l'unica parte che mi è veramente interessata di quei 15 minuti è stata la parte finale con il monologo, praticamente quei 4-5 minuti di monologo che veramente mi è piaciuto tantissimo. Quello sì, il monologo tra l'altro preso penso da un film, non ne ho idea, comunque non mi sono informata onestamente. E adesso finalmente parliamo di Life Is by the Dream. Allora, ciò che più mi è piaciuto è che già dal primo brano, Game Over, possiamo sentire come gli Avenged Sevenfold siano tornati un po' ai fasti dei vecchi dischi con questo album, ovvero ai fasti anche metalcore. Infatti Game Over ha dei riff molto metalcore, molto hardcore anzi, con addirittura degli scream, non solo in Game Over ma anche in altri brani, se non sbaglio anche We Love You e Nobody, se non sbaglio, ma comunque ci sono degli scream in alcune parti che appunto donano un po' quella sensazione di ritorno al passato che tanto mi è piaciuto. Hanno finalmente abbandonato, non del tutto ma molto, quindi hanno veramente molto smaltito quella vena progressive che era presente in The Stage, che a me tanto aveva annoiato, perché appunto loro non sono così, loro non fanno progressive, nonostante l'indubbio talento di Sinister Gates nel compiere, nel comporre riffing e assoli veramente belli, veramente ben fatti, ma loro non fanno progressive, e il fatto che lo abbiano abbandonato questa cosa in The Stage non può che farmi felice. Ciò che non hanno abbandonato, e che fondamentalmente è la cosa che forse più mi ha sempre conquistato gli Avenged Sevenfold, è la loro voglia di sperimentare. In questo disco si sperimenta da morire, in questo disco c'è di tutto, potete trovare metal, potete trovare hard rock, potete trovare jazz, fusion, un misto, una commissione di generi che in realtà non è una commissione di generi, semplicemente sono delle parti magari tra un riff metal e l'altro, che veramente ti fa impazzire. Almeno a me ha fatto impazzire questa cosa dello sperimentare queste soluzioni, poi sempre molto adatte e mai scontate, banali come in Hail to the King, e soprattutto mai noiose come in The Stage. Sono quindi contenta che sono ritornati a fare dei riff molto più diretti e molto meno progressive rispetto al precedente album. Addirittura, appunto, come dicevo prima, con alcuni scream che sembrava che Matt avesse praticamente abbandonato, invece ogni tanto ci delizia con qualche scream. Ovviamente ora non so se chi conosce le Avenged Sevenfold lo sa, insomma, ha avuto tanti problemi alle corde vocali, quindi per questo non può fare più scream fondamentalmente, però sono contenta che ogni tanto li ripropone, ogni tanto si delizia e ci delizia le orecchie con qualche scream. Proprio per riprendere il discorso, no, di quanto abbiano sperimentato in questo album molto più che nel passato, abbiamo Nobody, che è un brano veramente molto bello, che ha praticamente poco e nulla di metal, con addirittura questi synth che vanno a coprire completamente il suono delle chitarre, quasi fino a farlo scomparire, ed è veramente un brano bellissimo, veramente riuscito. L'assolo finale poi di Nobody è tra i più belli che ci sono in questo album, veramente bello, veramente un brano che mi ha fatto quasi commuovere, molto molto bello. We Love You però è forse il brano che ho apprezzato di più. C'è una parte centrale con scream e riffing alla Walking the Fallen, veramente bellissimo. Questo però è più un discorso a nostalgica, ma in realtà i brani belli non mancano in questo disco, e c'è la trilogia, no? Sarebbe G-O-D, quindi God, G, Ordinary e Death, praticamente sono 3 brani che fanno parte di un'unica trilogia, che sembrano quasi più indie rock, cioè davvero sono veramente, hanno veramente spaziato tra generi diversi, quindi non il solito metal, non il solito metalcore, il metal hard rock,
addirittura appunto questa trilogia che sembra un indie rock con delle fasi ancora più sperimentali, quasi futuristiche. Ciò che non vi ho detto prima e che secondo me è molto affascinante è che questo disco si rifà alla filosofia di Albert Camus, che non so se lo conoscete, ma è uno scrittore francese, padre dell'esistenzialismo, che sosteneva una tesi molto controversa e però molto affascinante. Diceva che fondamentalmente che la realtà non ha ragione, non ha senso di esistere quasi, quindi ogni opera non ha quasi senso di esistere poiché comunque è destinata alla corrosione del tempo ed è destinata alla morte, quindi ogni cosa fondamentalmente non ha senso quasi. Ed è bellissimo come appunto loro siano riusciti, di Avenged Sevenfold, in questo disco ad esprimere tramite anche questa cosa del futurismo, questo rendere dei brani così alternativi da renderli quasi futuristici, ad esprimere in musica ciò che era il concetto di Camus. A proposito di soluzioni futuristiche particolari, proprio in We Love You addirittura abbiamo un inizio con una voce che sembra quasi un effetto da disco inceppato, no? Quindi molto molto particolare. Ovviamente non vi sto a dire e a raccontare tutte le soluzioni che gli Avenged Sevenfold hanno sperimentato in questo album, perché mi piacerebbe veramente tanto che le ascoltaste da voi. Mi piacerebbe molto perché secondo me ci sono delle soluzioni veramente geniali e mi piacerebbe tanto che appunto nei commenti ne parlassimo insieme. Ed è bellissimo come in tutto questo marasma di influenze, di generi che si sovrappongono, di riffing più cattivi, di assoli, l'ultimo brano, che poi sarebbe la title track, è semplicemente un brano da pianoforte, cioè scusatemi, un brano eseguito col pianoforte, senza nient'altro, senza chitarre, senza batteria, solo pianoforte. Quindi come a ritornare appunto al concetto dell'esistenzialismo di Camus, che non era solo di Camus, appunto l'esistenzialismo era un concetto molto più ampio, una filosofia molto più ampia, che riduceva all'osso quello che era importante, diciamo, nell'esistenza, nella vita, e quello che fondamentalmente hanno fatto loro, no? Dopo questo marasma un po' di varie influenze, finiscono con questo brano pianoforte veramente anche molto bello. Quindi, in sostanza, che cosa ne penso di questo disco? Mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto veramente tanto, ho apprezzato tutte le varie sfumature nel loro sound. L'ho ascoltato un paio di volte, quindi neanche tanto, secondo me dovrei ascoltarlo ancora per capire proprio tutti i significati che hanno nascosto o celato. Però mi è piaciuto veramente molto, secondo me sono ritornati un po' ai fasti delle vecchie produzioni. Ho letto una recensione, dopo averlo ascoltato un po' di volte, ho letto una recensione di un sito, però non mi ricordo quale fosse, perdonatemi. Ho letto la recensione appunto di questo sito che lo definiva quasi come un nuovo punto, diciamo, di svolta del metal e diciamo l'opera più alta che gli Avenged Sevenfold abbiano composto. Se vi devo dire la verità, non la penso così. Come il 90% delle volte non la penso mai, come i recensori, mi dispiace, tranne per l'Immortal, in quel caso siamo stati abbastanza concordi, ma in questo caso vi posso dire con tutto l'odio che possa derivarne che io non la penso così. Secondo me gli Avenged Sevenfold non hanno ancora raggiunto l'apice della loro carriera, perché secondo me alcuni dischi loro vecchi superano anche quest'album. Non in fatto di qualità di musica, nel senso, capitemi, a livello di qualità si sente come siano anche migliorati loro, cioè si sentono tutti gli anni che ci hanno messo a fare questo album, si sentono tutte le varie, appunto, come dicevo prima, influenze, tutte le varie migliorie del caso e tutto l'impegno che ci hanno messo, e secondo me è anche giusto dargli un 8,5, un 9 a questo album, anche se sapete, io solitamente non do voti. Ma quello che secondo me manca è un po' l'energia e l'approccio che avevano, non dico nei primissimi album perché erano bellissimi, ma non erano chissà che cosa, ma per esempio appunto quello che hanno avuto su Nightmare. Per me Nightmare rimane il loro punto mai raggiunto. Non mi interessa che ci siano tutte queste sovrastrutture nel loro sound, che sono bellissime, sono piacevoli, sono belle da ascoltare.
ma secondo me in Nightmare c'erano magari meno sovrastrutture, era molto più semplice, molto più immediato come disco, ma c'erano dei brani che ti rimangono nel cuore. Ecco, forse quello che manca un po' negli Avengers Sevenfold degli ultimi anni è qualcosa che ti rimanga veramente nel cuore. E io ragazzi lo so che in questo momento sto andando in controtendenza con tutto il mondo, perché appunto a quanto ho capito lo considerano il punto più alto della carriera degli Avengers Sevenfold. E vi ripeto, io se devo parlare da ascoltatrice, quindi ascoltatrice esterna, che magari, come posso dirvi, ascolta di Avengers Sevenfold con meno trasporto, semplicemente con qualità oggettiva, allora sì, vi posso dire certo, questo è il loro punto più alto a livello di qualità di musica. Ma se devo parlare da fan, quale sono degli Avengers Sevenfold, almeno fino a un certo punto, ma mi ritengo ancora fan ovviamente, non posso che dirvi che secondo me manca quell'approccio che avevano così semplice, così immediato in album come Nightmare, come il loro omonimo disco, come in Walking the Fallen. Quell'approccio lì che non c'entra niente con il genere, non sto parlando ora del genere, parlo proprio dell'approccio che hanno avuto. Questo disco è bellissimo, però non ha quella capacità che avevano dei dischi precedenti di Avenged Sevenfold di darti, non dico tutti i brani, ma qualche brano che ti rimanesse veramente impresso, che ti rimanesse veramente in testa, nel cuore e nell'anima. E ora ragazzi, ovviamente voglio sapere le vostre opinioni, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo disco, che cosa ne pensate della band, cosa ne pensate di questo video, di quello che ho detto. Ovviamente se non siete d'accordo con qualcosa che ho detto siete liberissimi di commentare, sempre nel rispetto di tutti. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale qualora foste interessati al mondo del metal e in particolare del metal estremo, a parte queste rare parentesi insomma, e vi mando un abbraccio. Ovviamente commentate, commentate e commentate. Lead the fire.